Bentornati a Football Benchmark, bentornato naturalmente ad Andrea Sartori. Buon pomeriggio Andrea, buonasera anzi. Buonasera Luca. Allora, oggi vogliamo parlare di stadi. Tu sai benissimo, perché ormai sono tanti anni che facciamo Football Benchmark insieme, che di stadi ne parliamo ogni stagione, perché ogni stagione cerchiamo di lanciare una sorta di appello, no? Affinché ci sia possibilità per chi ha la necessità la possibilità economica, la necessità di ammodernare il proprio stadio, di poterlo fare. In realtà, e poi ne parleremo nel corso di questa trasmissione, più di una volta si sono incontrate delle difficoltà e quindi da un po' di tempo, va detto Andrea, stiamo raccontando di fatto la stessa fotografia. Partiamo allora dai dati, no? Sul perché ci sarebbe bisogno di fare un'autentica rivoluzione sotto il panorama delle infrastrutture. Se noi guardiamo gli stadi di proprietà, e per proprietà intendiamo anche un diritto di proprietà molto lungo sul bene, che possa in qualche modo accomunarsi alla proprietà, vediamo che l'80% degli stadi della Premier sono di proprietà, soltanto 4 su 20 in Italia sono di proprietà o assimilabili alla proprietà. Direi che come punto di partenza basterebbe questo, Andrea. Assolutamente, diciamo che il tuo paragone dell'80% della Premier League e il 20% della Serie A con solo 4 squadre, Udinese, Atalanta, Sassuolo e Juventus, con uno stadio di proprietà, è effettivamente eclatante. In questo contesto internazionale la Liga e la Bundesliga sono praticamente a 2/3 delle squadre che giocano nel proprio campionato con stadi di proprietà. La Ligue 1 è indietro con solo 2 squadre, Lione e Metz, che possiedono il proprio stadio, però il governo francese, il calcio francese ha fatto un investimento significativo nella ristrutturazione o nella ricostruzione di nuovi stadi in virtù del campionato europeo che appunto fu giocato in Francia. È importante avere lo stadio di proprietà. Perché? Perché ti permette di avere un guadagno obiettivamente, almeno per le società, maggiore. Siamo andati a vedere i dati naturalmente del pre-Covid, perché purtroppo in questi ultimi 2 anni allo stadio è stato più difficile andare. Questi sono i ricavi che hanno fatto le grandi società europee, le prime 8. La Juventus, se non sbaglio Andrea, sarebbe 10ª in questa classifica con 71 milioni di euro, ma il parametro più importante sono le altre italiane, staccate comunque dalla Juventus, e sono dietro di diversi milioni di euro. Sì, vediamo appunto questa classifica dei ricavi delle squadre europee, dove praticamente si parte dal top, che è il Barcellona con 175 milioni, a scendere fino al Bayern di Monaco con 92 milioni. Però bisogna anche dire che in Germania c'è una politica di prezzi molto diversa rispetto a quella appunto del calcio inglese, in parte anche del calcio spagnolo. E vediamo che se prendiamo la squadra che è ultima in questa classifica, ovvero il Bayern di Monaco, e la andiamo a paragonare alle grandi del calcio italiano, in cui la Juventus appunto è prima in questa classifica con 71 milioni nella stagione 18-19, vediamo appunto che il gap è effettivamente notevole, perché se prendiamo delle grandissime squadre italiane come l'Inter, il Milan, la Roma e il Napoli, i valori sono lontanissimi dalle grandi del calcio europeo, e questo indubbiamente questa mancanza di ricavi derivanti appunto dall'assenza di stadi di proprietà indubbiamente porta a un gap notevole anche poi per poter fare degli investimenti che possano portare anche dei risultati sportivi di un certo livello. Giusto per fare un paragone ulteriore rispetto a quanto si può ricavare al costo seggiolino a stadio, se noi andiamo a guardare l'ultima slide che abbiamo presentato, che mette a paragone i grandi stadi europei, quelli che performano in maniera più importante, e alcune società italiane, la differenza, Andrea, è ancora più evidente.
Sì, questo è un parametro interessantissimo che usiamo sempre quando siamo coinvolti nella realizzazione di business plan o studi di fattibilità per nuovi stadi, perché in un certo senso esprime la redditività di ciascun seggiolino, sia esso pieno o vuoto. E abbiamo preso le 4 squadre europee che realizzano di più dalla vendita di questo appunto seggiolino allo stadio, e il valore massimo è appunto quello del Paris Saint-Germain con 80 euro al posto, seguito, e direi questo è un dato molto interessante, dalla Juventus con circa 73 euro di valore. Anche perché la Juventus ha scelto di fare uno stadio quantomeno di media dimensione, di circa 43.000 posti. Vediamo invece che le altre squadre italiane, grandi squadre italiane, che non hanno uno stadio di proprietà, ma per cui si sta appunto da anni cercando di portare avanti un determinato progetto, sono indietro anni luce rispetto alle squadre europee. L'Inter è la migliore con 25 euro generati al posto, la Fiorentina genera 10 euro per ciascun posto disponibile al Franchi, che è un valore 8 volte inferiore a quello del Paris Saint-Germain. Proprio su queste società, no, ci concentriamo, perché probabilmente, come hai detto tu appena adesso te, sono le società che hanno in itinere il progetto di costruzione dello stadio, in alcuni casi molto discusso, in alcuni casi molto lungo. Non si sa per esempio a Roma che strada verrà presa per la costruzione eventuale del nuovo stadio. Qualche certezza in più probabilmente c'è a Firenze, ma anche qui arrivava dalla proprietà precedente l'impulso, no? di voler avere uno stadio di proprietà. Partiamo da Milan-Inter, che mi sembra la situazione che oggi più attuale, anche forse la più complessa, perché riguarda anche 2 società. È un fatto unico il fatto che 2 società insieme decidano di fare uno stadio nella stessa città. Sì, diciamo che i 3 casi a mio avviso sono molto diversi. Il caso di Milano è un caso di uno sviluppo di uno stadio integrato in un progetto immobiliare di notevolissima dimensione, e che forse potrebbe anche in un certo senso essere anche interpretato come in parte speculativo. È vero però che il progetto ormai è stato presentato al Comune dal 2019, e sarebbe veramente tempo di prendere una decisione definitiva su tale progetto. Questa legge sugli stadi è certamente da cambiare, e le procedure devono essere snellite, perché non si può prendere 3-4 anni per arrivare ad una decisione. Questo nel calcio europeo non avviene. Se vediamo ciò che è avvenuto in Germania, in Francia, nonché in Inghilterra per lo sviluppo di nuovi stadi, le tempistiche sono nettamente inferiori rispetto a quelle italiane. Andrea, per tua cultura personale, per tua esperienza, il fatto che Inter e Milan ultimamente abbiano lasciato intendere che avrebbero potuto cambiare area dove costruire lo stadio, la vedi come una provocazione, o invece in realtà c'è questa spinta da parte delle società di fare lo stadio comunque, anche non sul territorio del Comune di Milano? Ma è difficile dire se è una provocazione o se è veramente un desiderio delle squadre eventualmente di abbandonare il progetto di San Siro, e penso che abbiano ragione a un certo punto ad essere spazientite. È comunque però certo che le 2 squadre, per poter crescere in futuro, hanno bisogno di una nuova proprietà che possa portare esse a realizzare dei ricavi di un certo livello. Se facciamo un paragone con una grande squadra internazionale, ovvero il Real Madrid, pensate che dalla ristrutturazione del Bernabeu, che era stata pianificata per circa 500-600 milioni di euro, però si è passati ormai a dei costi di circa previsti di 800-900 milioni, però il Real Madrid dovrebbe realizzare dal Bernabeu circa 400 milioni, quindi incrementando i propri ricavi da stadio di circa 230-240 milioni di euro, e creando una vera e propria infrastruttura che anche a livello turistico sarà certamente un'attrazione per la città di Madrid, ma anche per la Spagna. Andrea, tu prima hai parlato di 3 anni più o meno, no? Dalla presentazione del progetto delle 2 milanesi fino a adesso, no? Fino a una mancanza di ok definitivo per procedere.
A Roma la situazione è ancora a livello temporale più ampia, sono passate almeno 3 società che hanno presentato dei progetti alla stampa, al comune, per cercare di iniziare la costruzione del nuovo stadio per un motivo o per un altro, anche soprattutto per il discorso su dove costruirlo e quindi tutte le problematiche anche relative alla situazione della città romana. Ancora sullo stadio di Roma c'è un bel punto interrogativo. Sì, però devo dire che la situazione è molto diversa da quella di Milano, perché il progetto di Roma probabilmente era un progetto non ben pensato originariamente dalla proprietà Pallotta in termini di concettualizzazione dell'infrastruttura e sovraccaricato da dei costi infrastrutturali che erano eccessivi e che probabilmente avrebbero minato la fattibilità economica finanziaria del progetto. Non sembra essere il caso rispetto a Milano. Il progetto di Roma in un certo senso sta ripartendo da zero, mentre il progetto di Milano è sempre il medesimo ormai da 3 o 4 anni. Invece la situazione di Firenze? La situazione di Firenze era direi abbastanza chiara, è un progetto che conosco molto bene perché ci abbiamo lavorato negli anni con la proprietà della Valle, che era il progetto Mercafir, un progetto veramente ben pensato a livello di costi di sviluppo e di aspettative di ritorno economico finanziario. Poi però il Comune ha bloccato questo progetto, sappiamo come commisso si sia molto arrabbiato e abbia criticato notevolmente le procedure del calcio italiano. Qualche mese fa c'è stata un'intervista che definirei bomba sul Financial Times, in cui effettivamente il commisso ha sparato a zero sul calcio italiano e come esso sia diverso rispetto al modo in cui lo sviluppo degli sport americani appunto avvenga, ed a mio avviso ha perfettamente ragione. Ora si è tornati sul progetto del Franchi, che viene considerato un monumento nazionale, quindi il progetto di ristrutturazione del Franchi ha ora diciamo dei vincoli architettonici che devono essere rispettati, ma effettivamente il progetto potrebbe finalmente andare avanti, però comunque è un po' un compromesso, non è certo il progetto ideale che a mio avviso una società dovrebbe sviluppare al fine di massimizzare le opportunità che avere uno stadio di proprietà appunto può dare. Andrea, ti faccio l'ultima domanda che riguarda gli stadi. La candidatura a Euro 2032, che è molto in là nel tempo, potrebbe comunque aiutare questo processo sugli stadi? Sì, direi di sì, se siamo in grado però di in un certo senso sfruttare questa opportunità, come del resto ha fatto la Francia, perché la Francia, come dicevo, solo 2 squadre su 20 che partecipano alla Liga hanno degli stadi di proprietà, però ci sono stati degli investimenti da parte del governo francese attraverso i comuni, le autorità locali su diversi stadi. Prendo ad esempio lo stadio di Bordeaux, per poi cercare di sviluppare delle infrastrutture che sono effettivamente adatte e consentano ai club di cercare di massimizzare poi i ricavi da stadio, pur non avendo necessariamente la proprietà dell'asset. Grazie mille Andrea, io immagino che ne riparleremo di stadi e di tutto quello che ruota intorno, perché è un argomento molto importante e centrale soprattutto per lo sviluppo delle società anche a livello europeo, visto che abbiamo parlato in questi giorni che l'Italia come FIGC non è riuscita ad andare ai mondiali. Credo che buona parte possa dipendere anche da come crescono le società e da come si sviluppano le società al loro interno, quindi la promessa, te la strappo praticamente in diretta, è di tornare a parlarne anche in altri contesti. Intanto grazie Andrea. Sì, però spero solo che l'anno prossimo avremo qualcosa di nuovo da dire, perché ormai è 3-4 anni che stiamo ripetendo le stesse cose e non vedo un mattone che è posato e delle fondamenta per lo sviluppo delle infrastrutture del calcio italiano. Un mattone in più, quindi porteremo in studio un mattone in più. Esatto. Grazie ad Andrea Ciao, davvero. Luca. L'appuntamento con Football Benchmark torna naturalmente la prossima settimana.